Come creare le stanze e a cosa servono all'interno di Home Center 2. Lo vediamo subito dopo la sigla. Ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video dal gato Mr. Apple. Prima di iniziare con l'argomento di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video. Continuiamo la rubrica dedicata a Z-Wave e a Home Center dei Fibaro e oggi andremo a vedere come creare le stanze e le sezioni all'interno di Home Center 2. Ma soprattutto andremo a vedere a cosa servono le sezioni e le stanze all'interno di Home Center 2. Prima di parlarne però vediamo direttamente sul nostro Mac come si creano le sezioni e le stanze e poi torniamo qui e ne parliamo insieme. Passiamo ora a configurare la nostra abitazione secondo le nostre ovviamente logiche. Nello specifico cominciamo con il primo step, ovvero quello della configurazione delle camere, ovvero delle stanze cui poi dopo poter andare ad associare ovviamente i vari dispositivi. Quindi vediamo adesso come viene creata le sezioni e le varie stanze all'interno dell'Home Center. Ovviamente il primo passaggio sarà di andare nel tab camere e fare ovviamente clic su aggiungi nuovo. A questo punto l'Home Center ci propone obbligatoriamente la creazione di una sezione. Immaginate di avere una casa ad esempio su più livelli, quindi potremmo andare a inserire la sezione ad esempio per quello che riguarda il garage piuttosto che il pianterreno piuttosto che il primo piano. Nel mio caso andrò a creare una sezione ad esempio principale e una sezione rialzato. Una volta che abbiamo creato quindi queste due sezioni, che possiamo ritrovare qui nella parte sinistra ma anche qui all'interno dell'aggiunta delle singole camere, andiamo a creare un paio di stanze e vediamo quello che poi dopo possiamo fare. Quindi andiamo ad esempio a creare la stanza camera da letto e lo mettiamo nella sezione ad esempio principale e creiamo una seconda sezione, che chiamiamo ad esempio office, la mettiamo all'interno anzi mettiamo in italiano visto che abbiamo lasciato anche quello, e la aggiungiamo nella sezione rialzato. A questo punto nel tab a sinistra potete vedere camera da letto nella sezione principale e ufficio nel rialzato con le stesse identiche icone. Questo perché comunque il sistema assegna la creazione delle nuove stanze è sempre un'icona per quello che riguarda la camera da letto. Andiamo a vedere quindi quello che possiamo fare all'interno di una camera e a questo punto possiamo andare ovviamente a cambiare l'icona. Ne abbiamo già alcune all'interno del nostro Home Center, ma potremo andare a crearne altre al nostro piacimento, comunque a scaricarle da internet e caricarle poi sul nostro Home Center. È importante ovviamente che queste icone abbiano 128x128 pixel come dimensione e abbiano uno sfondo trasparente, altrimenti le icone non verrebbero più viste dall'Home Center e quindi non caricate. Lasciamo nel caso ovviamente della camera da letto la stessa icona perché comunque ci sta tranquillamente essendo un letto matrimoniale. Vediamo quello che possiamo andare a modificare all'interno di questa sezione. Ovviamente possiamo modificare di nuovo il nome così come la sezione e assegnare una categoria per questa stanza, perché comunque potremmo andare a dare per lo stesso tipo di categoria più di una stanza. Nel nostro caso comunque diamo bedroom tranquillamente e come potete vedere poi ci dà anche determinate informazioni. Ad esempio il numero di dispositivi presenti all'interno di questa stanza sono ovviamente a 0. Man mano che andremo ad aggiungere luci, sensori o altro ovviamente questo conteggio aumenterà. Così come potremo andare ad assegnare a ogni singola stanza un determinato sensore principale. Abbiamo visto in un precedente video, nella sessione di configurazione, che possiamo andare ad assegnare un sensore per tutta la casa, ma all'interno di ogni singola stanza potremo andare a modificare ovviamente queste informazioni. Quindi immaginiamo che all'interno della casa ci sia un sensore aggiuntivo rispetto a quello che è quello principale, potremmo andare ad assegnarlo automaticamente in questa sezione. Ovviamente possiamo andare ad inserire tutte le stanze che vogliamo e tutte le sezioni che vogliamo in base al nostro desiderio e soprattutto a ciò che può darci una maggiore suddivisione di quello che sono poi dopo le stanze. Ovviamente possono essere sia stanze fisiche che stanze logiche.
A questo punto torniamo alle considerazioni finali per quanto riguarda questa sezione. Ed eccoci qui, abbiamo visto come è veramente semplice creare attraverso l'interfaccia web di Home Center 2 sia le sezioni che le stanze. Ma a cosa servono effettivamente? Le sezioni serve per andare a suddividere la nostra casa nel caso avessimo più piani, quindi un seminterrato, il piano principale e il primo piano. Nel mio esempio invece ho creato una sezione principale e un rialzato, perché all'interno del rialzato ho il mio ufficio dove anche registro tutti i video. Le stanze ne possiamo creare quante ne vogliamo e serve per suddividere, oltre che in maniera logica per i vari dispositivi che noi andremo ad inserire, per esempio in cucina, per esempio in un balcone piuttosto che in un giardino, ma servono soprattutto anche per una suddivisione quando andremo a creare un impianto, ad esempio di riscaldamento, in maniera più precisa. Mi spiego. Se noi andiamo ad installare tutti i componenti Z-Wave per un impianto di riscaldamento, potremo andare ad assegnare a ogni singola stanza una temperatura di riferimento. Tramite poi i sensori posti all'interno della stessa stanza, questa andrebbe a essere regolata perfettamente e ogni stanza si accenderebbe il termosifone soltanto quando occorre. Ma non solo. Immaginiamo per esempio di avere una sala hobby, potremo andare a creare delle scene che vanno ad afferire soltanto alla sala hobby e questo ci permetterà di individuare quali sono i dispositivi collegati alla singola stanza. Infatti, tramite il codice Lua noi potremo andare ad individuare anche le singole stanze, perché ogni singola stanza ha un ID di riferimento, così come le scene, così come i dispositivi. Tutte queste cose ovviamente le vedremo man mano che andremo avanti con queste guide dedicate a Z-Wave, dove finora abbiamo visto soltanto delle cose macroscopiche, quindi soltanto la configurazione del nostro Home Center 2 e ora nella suddivisione della stanza e delle sezioni. Questa suddivisione appunto ci permetterà di andare a raccogliere i dispositivi per poi dopo andarli a richiamare tramite un unico comando all'interno della scena che volessimo andare a creare. Questo perché? Perché andando a richiamare la zona, diciamo così, o comunque la stanza, potremo andare a fare un turn on o un turn off di tutti i dispositivi tranne uno. Immaginate appunto di avere una sala hobby, una sala cinema, tramite una scena potremo andare ad accendere determinate luci, a spegnere determinati apparati per poter poi dopo andarli a controllare soltanto tramite quella stanza. Questo è ovviamente un grosso vantaggio, perché comunque con un solo comando possiamo andare a fare tutte le operazioni che se no andrebbero fatte singolarmente. Ovviamente tutto questo può essere fatto tramite codice Lua e non tramite schemi a blocchi o condizioni if-then, ma tutto questo, ripeto, lo vedremo successivamente. Nel presente video quindi abbiamo visto come creare le sezioni e le stanze e quindi concludiamo con quest'ultimo video quello che riguarda la sezione in generale di Home Center e la sua configurazione. Nei due precedenti video abbiamo visto un overview della GUI, abbiamo visto la sezione configurazione e il tab pannelli. Se non li avete visti vi metto qui in alto la playlist di riferimento così potrete andarla a vedere. Ora, finalmente nel prossimo video cominceremo ad andare ad installare i vari device. Nello specifico andremo ad installare le U. Le U potranno essere controllate sia tramite plugin che tramite dei virtual device. Vedremo prima come controllarli tramite un plugin e poi successivamente come controllarli tramite un virtual device. A questo punto non mi resta che salutarvi, ricordandovi di condividere il video e di mettere un like se vi è piaciuto, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!